La giornata quotidiana. Ciao, a che ora ti svegli di solito? Ciao, mi sveglio alle 6:45. Faccio un po' di ginnastica e poi la doccia. Bravo! Io invece mi alzo alle 7, vado subito in bagno e mi lavo i denti. Dopo la doccia preparo la colazione. Caffè e 2 biscotti. Io preferisco pane con marmellata e tè caldo. E poi ti vesti subito? Sì, mi vesto e preparo la borsa per il lavoro. Anch'io. Alle 7:45 esco di casa e prendo l'autobus. Io invece vado a piedi, l'ufficio è vicino, in via Verdi. Che fortuna! Io arrivo in ufficio verso le 8:30. E cosa fai quando arrivi? Accendo il computer e controllo le email. Tu? Io parlo con i colleghi e preparo i documenti. E a che ora pranzi di solito? Verso le 13 mangio un panino e un frutto. Io vado alla mensa. Oggi c'è pasta al pomodoro e insalata. E la sera cosa fai dopo il lavoro? Torno a casa alle 18, preparo la cena e guardo un po' di TV. Io invece faccio una passeggiata e poi cucino. Bello! Dopo cena leggi o vai a dormire? Leggo qualche pagina di un libro e vado a letto alle 23. Io preferisco dormire prima, alle 22:30. Grazie. È stato interessante parlare della nostra giornata. Grazie a te. Buona serata e buon riposo. Problema con la macchina. Buongiorno. Ha un problema? Buongiorno. Sì, purtroppo la mia macchina ha una gomma a terra. Ah, capisco. È successo qui in via Milano? Sì, proprio davanti al supermercato Coop. Ha una ruota di scorta? Sì, nel bagagliaio. Ma non so cambiare la gomma. Nessun problema. Posso aiutarla io. Ha anche il crick? Sì, credo di sì. Ecco, è qui sotto. Bene, allora solleviamo la macchina. Grazie mille, è molto gentile. Adesso tolgo i bulloni. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Posso passare la ruota di scorta? Sì, grazie. Adesso la mettiamo. Va bene, quanto tempo ci vuole? 5 minuti, non di più. Ottimo, perché alle 15 devo andare a prendere mio figlio a scuola. Finito. La nuova gomma è a posto. Che bravo. Funziona benissimo. Meglio però andare domani dal gommista. Sì, ha ragione. Quanto le devo per l'aiuto? Niente, non si preoccupi. Allora le offro un caffè al Bar Roma, vicino alla scuola. Volentieri, grazie. Grazie ancora, buona giornata. In cucina. Ciao, sei già in cucina? Ciao. Sì, sto preparando il pranzo. Posso aiutarti? Certo. Puoi prendere i piatti dalla credenza. Subito. Quanti piatti vuoi? 4 piatti piani e 4 forchette. E i bicchieri? Sì, metti anche i bicchieri grandi sul tavolo. Vuoi che accenda il forno? No, oggi uso solo i fornelli. Preparo la pasta. Dove sono le pentole? Nello scaffale in basso, vicino alla padella. Trovata. E l'acqua? Ho già messo una pentola con l'acqua sul fornello. Bene. Allora io taglio il pane sul tagliere. Perfetto. E usa il coltello grande, quello vicino al lavello. Vuoi che metta i tovaglioli sul tavolo? Sì, per favore, accanto ai cucchiai. E il microonde lo usi oggi? No, non serve. Però tra poco accendo la macchina del caffè. Ottima idea.
Dopo pranzo un caffè ci vuole. Esatto. Il frigorifero è un po' vuoto, dobbiamo fare la spesa stasera. Hai ragione. Andiamo al supermercato dopo cena? Sì, così domani mattina abbiamo tutto. Grazie per l'aiuto. Senza di te ci mettevo di più. Figurati, cucinare insieme è più divertente. Chiamiamo i pompieri. Aiuto, senti questo odore di fumo? Sì, viene dalla cucina del vicino. Forse è un incendio. Cosa facciamo? Dobbiamo chiamare i pompieri subito. Giusto. Qual è il numero? È il 115. Va bene, chiamo io. Pronto? 115? C'è del fumo nel palazzo di Via Rosa 10, terzo piano. Cosa dicono? Hanno detto che arrivano in pochi minuti. Perfetto. Intanto chiudiamo le finestre No, meglio aprirle un po' per respirare meglio. e spegniamo il gas, per sicurezza. Sì, e togliamo i bambini dalla stanza. Guarda, il fumo si vede anche dal balcone. Speriamo arrivano presto. Eccoli, sento già la sirena. Sì, i pompieri sono davanti al portone. Mio Dio, che paura. Non ho mai visto così tanto fumo. Anch'io ho avuto paura. Pensavo che il fuoco arrivasse fino al nostro appartamento. Per fortuna siamo stati veloci a chiamare il 115. Sì, e i pompieri sono arrivati davvero subito. Adesso possiamo rilassarci un po'. Esatto. È stata una brutta esperienza, ma almeno finita bene. Nel negozio di strumenti musicali. Buongiorno. Questo è il negozio Musica Viva? Buongiorno, sì. Benvenuto. Posso aiutarla? Sì, cerco una chitarra. Una chitarra classica o una chitarra elettrica? Una chitarra classica per imparare. Capisco. La chitarra classica ha un suono dolce. La chitarra elettrica invece è più forte. Mi piace il suono dolce. Avete anche un violino? Certo, il violino è lì. Ha un suono molto elegante. È vero. E quel violoncello accanto? Il violoncello ha un suono più profondo, molto bello nelle orchestre. Capisco. Avete anche strumenti a fiato? Sì, guardi, qui ci sono i flauti. Il flauto traverso è molto melodico. E il clarinetto? Il clarinetto ha un suono caldo. È usato spesso nel jazz. Bello. E quelle trombe? La tromba ha un suono forte e brillante, perfetta per le feste. E quel pianoforte? Il pianoforte è molto versatile, si può suonare musica classica, jazz o pop. Meraviglioso. Io penso di iniziare con la chitarra, ma tutti questi strumenti sono interessanti. Ha ragione. Ogni strumento ha una voce diversa. È bello ascoltarli tutti insieme. Esatto, così nasce la musica. Le feste principali in Italia. Ciao! Conosci le feste più importanti in Italia? Ciao? Sì, alcune. Ma raccontami meglio. Per esempio, Natale è il 25 dicembre. Si sta in famiglia, si mangia panettone e si scambiano regali. Giusto. E la sera del 24 molti fanno la cena con pesce. Poi c'è Capodanno, il 31 dicembre. Si festeggia con amici, fuochi d'artificio e spumante. Sì, e a mezzanotte tutti dicono buon anno. A febbraio c'è il Carnevale. A Venezia ci sono maschere, feste e sfilate. Io ho visto anche i carri di carnevale a Viareggio, molto belli.
In aprile o marzo c'è la Pasqua. Si mangiano agnello, colomba e uova di cioccolato. E il giorno dopo Pasquetta si fa una gita fuori città con picnic. Il 2 giugno è la festa della Repubblica, con parate militari a Roma. Sì, e la gente ha un giorno di riposo. Ad agosto c'è Ferragosto, il 15. Tutti vanno al mare o in montagna. Esatto, è il cuore dell'estate italiana. Poi il 1 novembre c'è Ognissanti, una festa religiosa. Molti vanno al cimitero per ricordare i parenti. E a dicembre, l'8 dicembre, c'è l'Immacolata. Si fa l'albero di Natale. Giusto, è l'inizio delle feste natalizie. Che bello! In Italia ci sono tante tradizioni diverse. È vero, ogni festa ha il suo cibo e le sue usanze. Giochiamo ai giochi da tavolo. Vuoi giocare a un gioco da tavolo? Sì, volentieri. Quale hai? Ho Monopoli e Forza 4. Interessante. Monopoli è lungo, facciamo Forza 4. Va bene? Allora prendo la scatola. Dentro ci sono la griglia e le pedine rosse e gialle. Perfetto. Io scelgo le pedine rosse. D'accordo, io prendo quelle gialle. Chi inizia? Lanciamo una monetina, testa o croce? Croce. È uscita testa. Allora inizio io. Metto la pedina in questa colonna. Bene, io la metto nella colonna accanto. Adesso tocca a me. Vai pure. Ho già 3 pedine in fila. Attento, io metto qui e blocco la tua mossa. Bravo! Allora cambio colonna. Io invece cerco di fare una diagonale. Ah, non l'avevo visto. Furbo. Grazie. Ma tu hai quasi vinto con 4 in orizzontale. Sì, guarda, 1, 2, 3, 4 pedine. Ho vinto! Complimenti. Vuoi fare un'altra partita? Sì, ma prima prendiamo qualcosa da bere in cucina. Ottima idea. Poi continuiamo a giocare. In ascensore con i vicini. Buongiorno, scende anche lei? Sì, io abito al 3° piano, nell'appartamento con il balcone grande. Sì, l'ho visto. È molto bello con i fiori. Grazie, io curo sempre le piante. Da quanto tempo abita qui? Da 2 anni. E lei? Da pochi mesi. Mi trovo bene, il palazzo è tranquillo. È vero, solo a volte l'ascensore fa un po' di rumore. Sì, ieri è rimasto fermo per 5 minuti. Mi sono spaventato. Capita. Ma l'amministratore ha detto che lo riparano presto. Bene, mi piace anche il cortile con le panchine. Anch'io porto spesso i miei figli a giocare lì. Comodo avere anche il garage sotto. Certo, soprattutto d'inverno. Ha conosciuto i vicini del primo piano? Sì, una signora anziana molto gentile. Giusto, a volte ci offre biscotti fatti in casa. Che fortuna! Io adoro i biscotti. Allora questo è il mio piano. Scendo qui. D'accordo. Piacere di aver parlato con lei. Parliamo delle stagioni. Ciao, che bella giornata oggi. Ciao? Sì, è primavera e ci sono già 20 gradi. La primavera in Italia è molto piacevole. Ci sono i fiori e non fa troppo caldo. Giusto. Io vado spesso al parco a correre in questo periodo. E d'estate cosa ti piace fare? In estate fa molto caldo, soprattutto a Roma. Vado al mare, a Ostia o a Rimini.
Io invece preferisco la montagna. In Trentino in agosto ci sono 25 gradi, non di più. Bello. In città però d'estate si soffre. A volte ci sono 35 gradi. E l'autunno ti piace? Sì, a ottobre in Toscana i colori sono bellissimi. Foglie gialle e rosse. E poi ci sono tante sagre con vino e castagne. È vero. A novembre però piove spesso, soprattutto a Milano. In inverno invece fa freddo. Sì, a Torino scende la neve, mentre a Napoli è più mite. Io a Natale adoro l'inverno. Luci, mercatini e cioccolata calda. Anche a Bolzano ci sono mercatini di Natale molto famosi. E tu quale stagione preferisci? Mi piace la primavera, perché tutto rinasce. Io invece amo l'estate, perché posso nuotare e viaggiare. Allora aspettiamo insieme la prossima estate. Con piacere. Grazie per la chiacchierata. Grazie a te. Buona giornata. Dal toelettatore, dal groomer. Buongiorno. Questo è il salone Bau Bau? Buongiorno, sì, benvenuta. Ha un appuntamento? No, ma vorrei lavare e tagliare il pelo al mio cane. Certo. Come si chiama il cane? Si chiama Rocky. È un barboncino di 3 anni. Che carino. Vuole un taglio corto o medio? Meglio corto, perché fa caldo in estate. Capisco. Facciamo anche il bagno con shampoo delicato. Va bene. Quanto tempo ci vuole? Circa un'ora. Se vuole può tornare alle 11. Perfetto. Allora vado al bar centrale qui vicino. Ottima idea. Vuole anche il taglio delle unghie? Sì, per favore. Rocky non sta fermo a casa. Nessun problema. Qui abbiamo esperienza. Fa anche la pulizia delle orecchie? Sì, è inclusa nel servizio completo. Benissimo. Quanto costa tutto? 25 euro per lavaggio, taglio e unghie. Perfetto, va benissimo. Posso pagare dopo? Certo, alla consegna del cane. Grazie. Torno tra un'ora. A dopo. Non si preoccupi, Rocky sarà bellissimo.